Prima di iniziare con questo video ritengo che vada fatta una precisazione grossa come una casa. Benché questo sia un video autoconclusivo, al termine del quale impareremo come modificare una ISO di Windows e avere quindi un Windows più o meno personalizzato in base alle nostre esigenze, come vedrai ci sono tantissime cose che andrebbero approfondite e questo lo faremo in una serie di video successivi che saranno fatti intervallati rispetto ai video normali, ma comunque ne uscirà almeno uno ogni settimana. Quello che impareremo è a creare una ISO in base alle nostre esigenze, quindi potremo crearla a 32 o a 64 bit, un po' come abbiamo visto fare con RevaiOS oppure come abbiamo visto fare anche con Ghost Spectre, Phoenix e tutte le altre custom ISO, solo che in questa ci saranno solo ed esclusivamente le cose che ci servono. Lo scopo finale sarà quello di creare il sistema operativo del gentiluomo digitale, facilmente scaricabile, facilmente installabile, che avrà la possibilità di avere gli aggiornamenti, naturalmente protetto con Windows Defender e molto molto veloce. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Per procedere con il nostro progettone avremo bisogno quest'oggi di una serie di strumenti. Il primo di tutti è una ISO vergine di Windows 10 oppure di Windows 11. Per il video di oggi partirò mostrandoti il lavoro con Windows 11, ma sicuramente avremo modo nei prossimi video di vedere come customizzare anche le altre versioni di Windows. Quindi andiamo a procurarci una ISO di Windows 11. Per farlo apriamo il browser e nel motore di ricerca digitiamo Download Windows 11 ISO. Effettuiamo la nostra ricerca e vedremo che il primo sito che ci si proporrà sarà quello di Microsoft.com. Clicchiamoci su e nella pagina che ci si va ad aprire scendiamo fino alla voce Download dell'immagine del disco ISO di Windows 11. In questo menu a discesa selezioniamo Windows 11 Multi-Edition ISO, clicchiamo su Scarica, scegliamo la lingua italiana e clicchiamo su Conferma. A questo punto ci si presenterà una pagina con un pulsante 64 bit download che andremo a cliccare e partirà il download della nostra ISO, che ci metterà circa un minutino. Una volta terminato il download potremo andare ad aprire la cartella in cui lo abbiamo scaricato, chiuderemo il browser e andremo sul nostro desktop a creare una nuova cartella cliccando in un punto vuoto con il pulsante destro, scegliendo la voce Nuovo e selezionando Cartella. La nuova cartella la andremo a chiamare Custom ISO. Una volta nominata la cartella Custom ISO, prenderemo la ISO di Windows 11 e ce la trascineremo dentro. Benissimo, possiamo chiudere la cartella sullo sfondo, tornare ad aprire il nostro browser e procurarci il secondo elemento che ci servirà, ovvero un software di compressione e decompressione dei file che si chiama 7-Zip. Andiamo quindi ad aprire il browser e nel motore di ricerca digitiamo 7-Zip. Il primo risultato sarà 7zip.org. Clicchiamoci su e andiamo a scaricare la versione a 32 o a 64 bit, a seconda che la nostra sia una macchina appunto a 32 o a 64 bit di 7-Zip. Clicchiamo su Download e andiamo semplicemente ad eseguire il file che abbiamo scaricato. Clicchiamo su Sì per accettare che vengano apportate modifiche al sistema, clicchiamo sul pulsantino Install e alla fine clicchiamo su Close. Potremo quindi chiudere il browser. Quello che dobbiamo fare adesso è andare ad aprire la nostra cartella Custom ISO, cliccare con il pulsante destro sul file e se abbiamo Windows 11 sceglieremo la voce Mostra altre opzioni.
per visualizzare l'opzione 7zip. Cliccheremo quindi Estrai in Win 1122H2 Italian x64 V1. Partirà automaticamente un'estrazione di tutti i file contenuti nella ISO che ci serviranno per essere utilizzati con i software successivi. L'operazione dovrebbe richiedere solamente pochi secondi per essere terminata e alla fine nella cartella Windows 11 che verrà creata all'interno della cartella Custom ISO troveremo tutti i file che ci servono. Ecco fatto. Quello che dovremo fare adesso sarà di procurarci gli ultimi 3 elementi che saranno necessari per il nostro progetto, ma per renderti le cose più semplici li ho resi tutti quanti disponibili sul mio sito, quindi ci basterà aprire il browser e digitare gentiluomodigitale.it. Aprendo la pagina vedremo che ci sarà una voce hardware su cui nel caso in cui non avessimo un pendrive ci sarà una sottovoce che si chiama appunto pendrive, in cui potrai trovare una serie di pendrive che andranno tutti quanti bene per il nostro utilizzo. Se hai già un pendrive questo non sarà necessario naturalmente e potrai andare direttamente sulla voce download. Nella voce download andremo a scaricare Entilight 64, noterai che il download parte e si ultima da solo anche se hai installato NIT Download Manager, perché qui c'è un sistema più veloce che ti consente automaticamente il multithreading e lo bypassa. Scendendo un po' più giù andremo a procurarci, se non ce l'hai già installato, il nostro amico Rufus 4.0. Clicchiamo anche questa volta sulla voce download. Dopodiché su uno qualunque dei due file andiamo ad aprire la cartella dove sono stati scaricati, chiudiamo il browser, li selezioniamo entrambi e li spostiamo nella nostra Custom ISO. Possiamo alla fine chiudere la cartella. Apriamo invece la cartella Custom ISO, facciamo un clic con il pulsante destro su Entilight Setup 64 e scegliamo la voce Estrai tutto. Lasciamo tutto quanto così com'è e clicchiamo su Estrai. In alcuni secondi viene creata un'altra sottocartella con all'interno un singolo file che si chiama Entilight Setup x64. Facciamoci doppio clic, accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo, clicchiamo su Accetto i termini del contratto di licenza e sul pulsante Avanti. A questo punto lasciamo ancora una volta tutto quanto com'è e clicchiamo su Avanti, lasciamo spuntata la voce Crea un'icona sul desktop per nostra comodità e clicchiamo su Avanti e attendiamo alcuni secondi che termini l'installazione. Dopodiché potremo cliccare sul pulsante Fine per avviare il software NT Lite. Chiudiamo le due cartelle sullo sfondo e andiamo a vedere che cos'è questo software e come configurarlo. La prima cosa che ci viene chiesta è se vogliamo utilizzare una licenza free oppure se abbiamo acquistato un codice di licenza. Ora, il codice di licenza lo puoi acquistare sul sito che puoi trovare digitando Entilight su Google e costa 40 euro. È in realtà abbastanza conveniente anche acquistare la licenza perché sblocca delle funzionalità ulteriori, funzionalità di cui però non abbiamo bisogno nel nostro video e andremo quindi a scegliere almeno per il momento la licenza free limitata non commerciale. Clicchiamo su OK e siamo i felici possessori del software Entilight. Ma cosa fa questo software? Ebbene, questo è un software che ci consente di prendere una ISO di Windows e modificarla a nostro piacimento. Per farlo, la prima cosa che dovremo fare è cliccare in alto a sinistra sul pulsante Aggiungi, scegliere la voce Cartella Immagine, andare sul nostro desktop dove abbiamo creato la cartella Custom ISO ed aprirla, ed aprire la cartella che avevamo creato in precedenza che si chiama appunto Win 1122H2 Italian x64 V1. Facciamoci un clic sopra, clicchiamo su Selezione cartella e vediamo che viene aperto
mettiamo a tutto schermo il programma così lo vediamo meglio, vediamo che viene aperto tutto il contenuto della nostra ISO. Come possiamo vedere, nella nostra ISO c'erano tantissime versioni di Windows, tra cui sostanzialmente di nostro interesse la Home e la Pro. Le prime prove che andremo a fare saranno con Windows 11 Pro, per un motivo semplicissimo: è la migliore. Facciamo quindi un clic destro su Windows 11 Pro e scegliamo la voce Carica. Attendiamo alcuni minuti che venga caricata questa ISO. Perfetto, la nostra ISO è stata caricata e come vedi sulla barra sinistra sono comparse una serie di voci. Quest'oggi ne vedremo solamente alcune perché sono particolarmente complesse e andrebbero spiegate nel dettaglio. Andiamo a vedere le principali. La prima voce si chiama aggiornamenti e ci mostra tutti gli aggiornamenti già installati nella ISO che andremo a creare. Ma c'è anche la possibilità che nel frattempo, da quando è stata creata da Microsoft questa ISO, siano stati creati anche degli altri aggiornamenti che non sono stati ancora inseriti. Per inserirli andremo a cliccare sul pulsante aggiungi e andremo a cercare gli ultimi aggiornamenti online. Come vedi, verranno selezionati quelli mancanti, ma di questi solo alcuni avranno il segno di spunta. Questo perché? Perché gli aggiornamenti cumulativi incorporano automaticamente già altri aggiornamenti e quindi questi altri non andranno aggiunti. Quindi clicchiamo sul pulsante a coda e vedremo che nel lato sinistro compariranno gli altri aggiornamenti che verranno direttamente aggiunti nella nostra ISO, che sarà addirittura più aggiornata di quella attualmente disponibile sul sito Microsoft. Come puoi vedere, sul pannello a sinistra sono disponibili molte altre voci. Andiamo a vederle un po' sommariamente e soffermiamoci solo su quelle che approfondiremo oggi. La voce driver ci consente di aggiungere, appunto come è intuibile, dei driver personalizzati alla nostra ISO. Questo sarà utile ad esempio su macchine che non hanno l'accesso a internet oppure nel caso in cui tu voglia abbreviare le procedure di installazione avendo già i driver compresi nella tua ISO. Come puoi vedere sul lato destro sono presenti tutti quanti i driver del tuo computer. Aggiungere questi driver quindi sarà utile è necessario solamente nel momento in cui tu dovessi decidere di installare questa ISO sul tuo stesso computer e renderla in un certo senso dedicata. Io di solito non traffico molto con la voce driver perché in ogni caso Windows è in grado di reperire tutti quanti i driver che gli servono e abbiamo visto che ci sono anche dei programmi esterni, se ci troviamo in difficoltà, come Snappy Driver, che ci consentono di ovviare a questa necessità. La voce successiva è la voce registro, che ci consente di inserire delle voci di registro personalizzate, ad esempio quella che serve per aggirare il TPM, anche se vedremo che ci sono molti altri modi di farlo, oppure con delle modifiche speciali che noi vogliamo introdurre, ma questa la vedremo in seguito. C'è poi la voce componenti. Quando ci andiamo a cliccare su ci compare un avviso ed è un avviso molto importante che ci ricorda sostanzialmente di fare molta attenzione quando andiamo a trafficare con i componenti di Windows. E questo è naturale perché i componenti sono quelli che fanno funzionare il Windows e quindi se andassimo a disattivare il componente sbagliato rischieremmo di rendere inefficace la nostra ISO, che non riuscirebbe ad avviarsi, oppure di avere dei problemi di stabilità di Windows a cui è meglio non andare incontro. Non ti dico quindi di cliccare sul pulsante non mostrare più, perché io stesso amo che mi venga ricordata questa cosa, ma clicchiamo semplicemente sul pulsante OK per far scomparire questa finestra. L'unica voce che andremo a vedere oggi sarà una delle voci più tranquille e più semplici di questa sezione, cioè la voce Windows Applicazioni,
che ci consente comunque di fare una cosa estremamente importante nella nostra ISO, cioè di farla partire già con un debloat completo. Debloat significa eliminare tutte quelle app che vengono installate da Windows 11 o da Windows 10 a seconda della ISO che carichiamo, che vanno ad appesantire inutilmente i nostri menu e il nostro sistema, rendendolo già particolarmente leggero quando lo andiamo ad installare. Clicchiamo sul triangolino a sinistra per espandere la voce e qualora fosse chiusa la prima voce che dice appunto app, andiamo ad espanderla cliccando nuovamente sul suo triangolino. Come puoi vedere, qui ci sono una serie di applicazioni che noi possiamo andare ad eliminare. Ad esempio potremmo togliere l'app Xbox, l'assistenza rapida, potremo, se lo desideriamo, deselezionare la voce Cortana. Naturalmente tutte queste sono modifiche che io ti suggerisco, ma a seconda dell'uso che tu fai del computer sarà opportuno o meno disattivarle. Potremmo, ad esempio, se lo desideriamo, andare a disabilitare Microsoft Edge, però dovremmo ricordarci in questo caso che saremmo senza browser, quindi nelle applicazioni che andremo successivamente ad installare potremmo aggiungere invece Google Chrome, che è una cosa che vedremo in seconda battuta come fare. Lasciamo per il momento Microsoft Edge, ma andiamo a togliere per esempio Microsoft News, Microsoft People, Microsoft Solitaire Collection, Microsoft Sticky Note, Microsoft To Do, Movies and TV, MSN Weather. Lasciamo il Notepad, togliamo l'Office che comunque come sappiamo non viene installato, possiamo togliere il pacchetto esperienza web di Windows. Scendendo più giù potremmo decidere di togliere o di lasciare a seconda che lo utilizziamo. Io lo uso lo snipping tool. Allo stesso modo non andrei, anche se sarebbe una bella botta di velocità per la macchina come abbiamo visto che hanno fatto con Atlas OS, andare a disabilitare il Windows Defender, quindi il mio consiglio è di lasciarlo attivo, mi raccomando. Possiamo disabilitare Windows Map, Windows Media Player se non lo utilizziamo, il registratore di Windows e tutti i programmi Xbox installati, tranne quello che è in grigetto Xbox Identity Provider, perché in questo modo non è ancora disabilitabile. Se lo riteniamo e se non colleghiamo un telefono a Windows, allo stesso modo potremo disabilitare Your Phone. Per oggi non andiamo ancora a toccare le applicazioni di sistema, anche se come potrai vedere è possibile togliere anche di qui alcune cose interessanti, ma che richiedono una maggiore prudenza ed esperienza. Se andiamo più avanti nel menu vedremo che ci sono a questo punto le attività pianificate. Bene, queste sono una serie di attività tipo l'esecuzione degli aggiornamenti o alcune manutenzioni programmate di Windows che potremo andare a modificare, ma come puoi vedere questa è una funzione premium, per cui se andassimo a toccare qualcosa con la nostra versione gratuita ci chiederebbe di acquistare una versione a pagamento. Quindi lasciamo per il momento stare tutto quanto esattamente come si trova e passiamo alla voce successiva. La voce funzionalità è un'altra voce molto interessante che però andremo a vedere in seconda battuta. Sostanzialmente concerne una serie di funzionalità di Windows, come ad esempio la virtualizzazione oppure la stampa su PDF, che a seconda delle esigenze potremo andare ad abilitare oppure a disabilitare per rendere ancora un pochino più leggero il nostro sistema, ma ripeto è una cosa che vedremo successivamente. Allo stesso modo per il momento andiamo a saltare a pie pari le impostazioni e andiamo direttamente a vedere invece i servizi. Come puoi vedere i servizi di Windows sono davvero tantissimi. Ma quello che noi possiamo fare è andare a disabilitarne una serie. Io ti ho creato un elenco di una ventina circa di servizi che possono essere disattivati, ma vorrei mostrarti come muoverti in questo elenco in modo tale da trovare immediatamente i servizi che ti interessano. Prendiamo ad esempio il servizio router All Join.
È vero che i servizi sono in ordine alfabetico e se andiamo a cercare il servizio router all join lo troviamo facilmente e cliccando sulla voce manuale possiamo portarlo su disattivato. Se però prendiamo ad esempio un altro servizio che è il servizio di crittografia unità BitLocker, possiamo anche trovare il servizio senza bisogno di scorrere tutto quanto l'elenco, digitando semplicemente le iniziali di uno qualunque dei termini che riguardano il servizio per vederlo comparire direttamente. Ho scritto semplicemente crit e come vedi mi sono comparse tutte le voci relative al servizio di crittografia. E io andrò a disattivare quella che mi serve e mi interessa, cioè quella relativa al servizio BitLocker. Cliccherò nuovamente su manuale e lo porterò su disattivato. Una precisazione importante. È possibile anche che noi commettiamo degli errori nel momento in cui utilizziamo questo programma e andiamo involontariamente a fare delle modifiche di cui ci pentiamo. Bene, in questo caso nessuna paura, in ogni scheda c'è in alto a sinistra un pulsante reset che ci consente di riportare il contenuto della scheda esattamente come era prima che iniziassimo le modifiche, senza andare a toccare per questo le altre schede. Se ad esempio resetto la scheda relativa ai servizi, vediamo che il servizio di crittografia BitLocker torna al suo posto, ma che se ad esempio andiamo a controllare gli aggiornamenti sono rimasti esattamente come erano. Allo stesso modo nella scheda componenti ad esempio è presente lo stesso pulsante di reset. La voce servizi extra è una voce che solitamente non va toccata a meno che non sappiamo davvero che cosa stiamo facendo. Infatti c'è un grosso avviso in alto che dice attenzione, include servizi critici di avvio e driver rimossi principalmente tramite i componenti, quindi non vanno toccati direttamente a meno che non siamo assolutamente certi, ripeto, di quello che stiamo facendo. Abbiamo poi la voce unattended. Questa voce va innanzitutto attivata qui cliccando su attiva in alto a sinistra e serve a configurare in anticipo le scelte di installazione di Windows. Ad esempio potremo andare a cliccare qui e digitare direttamente il nome del nostro computer, piuttosto che a scegliere la lingua dell'interfaccia e geolocalizzare direttamente la nostra macchina in italiano. Abbiamo infine una scheda post setup molto interessante ma che vedremo successivamente. Questa gestisce l'esecuzione di comandi e l'installazione dei programmi che vogliamo aggiungere. Se ricordi, prima ti ho detto che potremmo anche disabilitare Edge ma a patto di aggiungere Chrome. Come vedremo nei video successivi, in questa schermata è possibile aggiungere i programmi che vorremmo installare nel nostro Windows. Ma a questo punto supponiamo di aver terminato le nostre modifiche. Quindi andremo sulla sezione Termina a cliccare sul pulsante Applica. Quello che dovremo fare è scegliere di salvare l'immagine, potremo lasciare il formato standard esattamente così com'è e andare a cliccare sulla voce Crea ISO. A questo punto alla nostra ISO verrà dato un nome e ci verrà mostrata la cartella in cui EntyLight andrà a creare la nostra ISO. Ma a questo punto io voglio cambiarla, non voglio che finisca nella cartella Windows 11, ma voglio che finisca nella nostra cartella Custom ISO e che il suo nome completo sia Sistema di prova. Clicchiamo a questo punto su Salva. Cambiamo anche l'etichetta della ISO in SysD Pro e clicchiamo sul pulsante OK. A questo punto dovremo cliccare sul pulsante avvia e ci verrà ricordato che è opportuno durante questa procedura, per evitare interruzioni che sarebbero fatali alla creazione della ISO, disattivare il Windows Defender, cosa che renderà anche molto più veloce la creazione della nostra ISO. Andiamo quindi qui in basso, facciamo doppio clic sulla sicurezza di Windows, entriamo su protezione da virus e minacce, scegliamo la voce gestisci impostazioni e andiamo a togliere la protezione in tempo reale,
cliccando su sì per confermare almeno temporaneamente le nostre modifiche. Poi mi raccomando, ricordiamoci di andare a riattivarla. Clicchiamo quindi su sì, ci viene aperta, ci sarebbe stata aperta comunque la scheda che avevo aperto io manualmente, possiamo già buttarla giù, e clicchiamo ancora su sì per applicare tutte le modifiche in sospeso. Come vediamo va a scaricare tutti quanti gli aggiornamenti che gli avevamo chiesto di aggiungere alla nostra ISO di Windows e partirà una procedura piuttosto lunga. Attenzione, nella versione gratuita ogni volta al termine di una delle operazioni ci verrà chiesto di premere ok, piccolo dispettuccio per farci acquistare la versione a pagamento per poter andare avanti. Ed ecco fatto, la nostra ISO è pronta e ci è voluto esattamente il tempo che è indicato qui, cioè 29 minuti e 36 secondi, ma per capirci meglio è il tempo necessario a trasformare 2 pacchi di burro d'arachidi in un vasetto di burro d'arachidi, così lo capiamo meglio. Allora clicchiamo su ok e andiamo a vedere il prodigio che abbiamo fatto. Quindi chiudiamo il programma e andiamo ad aprire, dopo che avrà terminato di fare pulizia, ma nel frattempo lo possiamo anche abbassare, nella cartella Custom ISO che avevamo creato. Prima di farlo ricordiamoci di andare a riattivare la protezione da virus e minacce di Windows. Chiudiamo la finestra e apriamo la cartella Custom ISO. Noteremo che all'interno della cartella adesso c'è una nuova ISO, che è il sistema di prova che abbiamo appena creato. Se non abbiamo già Rufus installato sulla nostra macchina, a questo punto clicchiamo con il pulsante destro sul file zip di Rufus che avevamo scaricato in precedenza, clicchiamo sul pulsante estrai tutto e quindi su estrai per avere il nostro programma Rufus che ci consentirà di trasferire su pendrive la ISO e renderla in questo modo installabile. Inseriamo quindi il nostro pendrive nel sistema. Apriamo Rufus, clicchiamo sì per accettare che vengano portate modifiche al dispositivo e andiamo a selezionare la ISO che abbiamo appena creato, che come ricorderai si chiama appunto sistema di prova. Clicchiamo su apri, impostiamo MBR per sicurezza oppure GPT nel caso in cui abbiamo una macchina più moderna e clicchiamo sul pulsante avvia. A questo punto lasciamo spuntate le prime 2 voci per rimuovere i requisiti per il TPM e per l'account online di Microsoft, ma eccezionalmente solo questa volta, perché non abbiamo ancora impostato, come potremmo invece fare con NT-Lite, queste cose direttamente nella nostra ISO. Quindi successivamente, quando diventeremo più bravi, non ci sarà bisogno di impostare queste opzioni in Rufus. Clicchiamo su ok, ci viene ricordato che, attenzione, il contenuto della chiavetta verrà completamente cancellato, quindi se hai dei file importanti rischierai di perderli. Clicchiamo ancora su ok e vedremo che parte l'installazione sul pendrive della nostra ISO, che potremo poi successivamente utilizzare per installare il sistema sulla nostra macchina. Per questione di brevità e per non annoiarti con la musichetta, non aspetterò il termine dell'operazione, cosa che naturalmente tu dovrai fare, e successivamente potrai chiudere Rufus, inserire il pendrive nella macchina su cui vorrai testare il nuovo sistema operativo e accertarti nella sequenza di boot del BIOS, cosa che non posso mostrarti, lo ripeto tutte le volte perché è diverso da macchina a macchina e da BIOS a BIOS. Dovrai accertarti di avere la sequenza di boot corretta per poter avviare da pendrive il tuo sistema. Ecco che Rufus ha terminato, quindi clicchiamo su chiudi, chiudiamo tutto quanto, inseriamo il pendrive nella macchina e, come detto in precedenza, riavviamo il sistema da pendrive.
A questo fine una delle opzioni che abbiamo per riavviare da pendrive è quella di tenere premuto il tasto Shift, cliccare sul pulsante arresta o meglio ancora sul pulsante riavvia, e al riavvio ci verrà proposta una schermata di colore azzurro. In questa schermata noi potremo scegliere di avviare da pendrive. Eccola qui, possiamo scegliere la voce utilizza un dispositivo e andare a scegliere il dispositivo su cui appunto abbiamo appena installato la nostra ISO di Windows. Su questa schermata, come sempre, andremo a cancellare tutte quante le partizioni precedenti del sistema. Attenzione perché con questa operazione tutti i dati presenti su questo disco verranno distrutti. Questa è un'operazione assieme a quella di Rufus che ti chiedo scusa se ti mostro molto rapidamente, ma in tutti i video precedenti che parlavano di sistemi operativi ho fatto vedere come funziona. Se avessi dei dubbi puoi guardare uno qualunque dei video precedenti sulle custom ISO che ho presentato e vedere con precisione come effettuare questa operazione. Ed ecco qui la nostra custom ISO di Windows parzialmente deblottata. Certo, devo ammettere che non è stato un gran lavoro, ma suppongo che come infarinatura possa esserti servita perlomeno per capire i concetti generali di Entilight. Ti prometto che nei prossimi video andremo molto più a fondo in questo programma che ha delle potenzialità davvero interessanti. Ritengo infatti che i vari creatori di tutte le custom ISO che abbiamo esaminato fino ad ora abbiano usato sicuramente, se non Entilight, qualcosa di molto simile per fare le loro creazioni. Nonostante che sia stata una vista a volo d'uccello di questo programma, purtroppo questo video è andato un pochino per le lunghe. Infatti, se hai notato, sul finale sono stato forse un pochino frettoloso. Mi auguro che nonostante la lungaggine comunque il video sia stato di tuo gradimento, ma prima di salutarti mi fa molto piacere ringraziare di persona Guido B, Bruno Atti, Mirko, Stefano Petrone per i loro super grazie e ringraziare ultimi ma non ultimi Massimo Giuliano Della Pina e Luciano Canino per il loro abbonamento al canale. Bene, anche per oggi ritengo di averti detto tutto quello che dovevo e a questo punto, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!